Amici di Moto.it, ciao a tutti per una comparativa dedicata alle Max Enduro del 2019, quelle, caro Gix, siamo qua con Maurizio Gissi, che hanno ricevuto le modifiche più importanti nella categoria over 1200, quindi non troverete la Tiger o la KTM ma soltanto BMW con la R 1250 GS Adventure, hanno scioglilingua Gix, in versione exclusive, questa qua con questo bel grigio metallizzato molto elegante. Invece Maurizio ha una moto bella aggressiva e pepata, una Ducati multistrada enduro però col nuovo motore 1260. 1260, esatto. Partiamo a presentarle? Comincia con BMW, dai, vai Andrea. Bravo, sei furbo, mi fai cominciare da quella con lo certo. scioglilingua. La 1250 GS Adventure, come anche la 1250 GS, riceve la modifica più importante a livello proprio di propulsore, perché arriva sempre il motore boxer raffreddato a liquido, ma nella versione 2019 è già predisposto all'Euro 5, perché è stato rivisto internamente praticamente tutto. Cresce la cilindrata, sono nuovi pistoni, le bielle e soprattutto questo motore è a fasatura variabile. Cresce tanto la potenza perché si passa da 125 cavalli a 136, ma la cosa più impressionante è la coppia massima di 143 Nm a soltanto 6250 giri. Dati veramente importanti per questo motorone. La versione Adventure ovviamente presenta sempre il serbatoio in alluminio da 30 litri, sella su due ripiani perché la versione exclusive è diversa dall'HP che avete già visto su Moto.it. E poi a livello estetico cosa troviamo? Questo nuovo tubolare che protegge alla grande sia il motore che il serbatoio. Cambia anche la dotazione perché ci sono la strumentazione TFT che adesso è di serie mentre l'anno scorso costava 650 euro, e anche il faro LED, oltre a tante altre cosine elettroniche come ad esempio l'Hill Start Control che vi aiuta nelle partenze quando si è in salita o in discesa molto ripide. A livello poi di telaio e di estetica la GS Adventure non è assolutamente stravolta rispetto a quella dell'anno scorso, la 1200. E anche la Enduro 1260 di Ducati, la multistrada Enduro 1260, non è cambiata in maniera radicale, però ci sono alcune novità molto importanti. Chiaramente la prima è il motore, questo è il 1260 sempre DVT che già è stato introdotto sulla multistrada del 2018. Questa moto è arrivata nel 2016, a 3 anni di distanza riceve quindi questi upgrade. Il motore sicuramente con un grande vantaggio perché è aumentata la cilindrata grazie all'allungamento della corsa, e questo vuol dire avere un motore con più coppia, che è di, pensate, 13 kg a 7500 giri, con potenza massima di 158 cavalli a 9500 giri. Chiaramente il motore è sempre lo stesso, conosciutissimo testa stretta, vidi 90 gradi, imbielaggio 270 gradi. Le altre modifiche che riguardano la moto sono le sospensioni che hanno un'escursione ridotta, quindi si è passati dai 200 mm della versione precedente ai 185 di questa, sia per avantreno e retrotreno. La multistrada standard ha un'escursione di 170, quindi si è messa a metà strada, Andrea. Altre modifiche sono di dettaglio: i cerchi che sono stati leggermente diminuiti di peso ma hanno un codice di carico più alto, il forcellone che è stato leggermente rivisto nello spessore, quindi pesa un pochino meno, e dal punto di vista della guida abbiamo un manubrio che è 30 mm più basso e la sella anche è stata abbassata di 10 mm, quindi è 860 mm. Questo vuol dire avere un baricentro un pochino più basso, e come vedremo tutte queste modifiche hanno influito nel comportamento dinamico. Chiaramente ha sempre 30 litri nel serbatoio come la Adventure. Aggiungo soltanto una cosa, che il peso, sentite queste cose a livello soprattutto di forcellone e cerchi, dovrebbe risultare nel complesso inferiore, ma non lo è perché la nuova Enduro riceve uno scarico dedicato al motore 1260 che è un po' più lungo e quindi comporta un aggravio di peso. Esattamente. Detto questo, andiamo a vedere le singole voci come sempre, e vi anticipo perché qualcuno già teme che ci sia una vincitrice. Noi vincitrici anche in questa comparativa non ne facciamo. Vi diciamo in ciascuna voce com'è andata la moto, quindi recensiamo voce per voce il comportamento della multistrada e della GS. Poi saranno i lettori a dare ciascuno il proprio peso alle varie voci e a fare voi la vostra preferita. Certo Andrea, anche perché queste moto non sono sovrapponibili, chiaramente hanno due identità differenti, si rivolgono anche a due pubblici leggermente diversi, come vedremo meglio nel comportamento. E questo poi lo dice già una cosa: la potenza massima, Gix parlava di 158 cavalli a 9500 giri, la GS ne ha 136 a 7750, quindi 2000 giri di differenza fanno già capire dove va a parare il motore e il comportamento dinamico. Adesso partiamo con l'ergonomia. Da quale? È sempre BMW, ordine alfabetico. Per farvi vedere che siamo imparziali useremo un taccuino di KTM. È molto diversa dall'ergonomia della Ducati multistrada. Questo perché? Perché sulla BMW sembra di guidare proprio una moto d'enduro. Si è seduti sopra la sella e non si è inseriti dentro come sulla Ducati. L'ergonomia generale è davvero perfetta perché la triangolatura vi consente di guidare in maniera comoda anche su lunghissime distanze, c'è un'ottima protezione dall'aria. L'unica pecca che vi facciamo subito notare è relativa al serbatoio, che è grande, quindi obbliga ad aprire piuttosto
le gambe. In piedi questa cosa non si avverte perché si stringe la parte centrale della moto, che è molto stretta, mentre quando si è seduti si tende un po' ad allargare le gambe. Voto per la GS a livello di ergonomia 9. Gix? Beh, Ducati allora, anche se questo serbatoio è molto largo, vedete nella parte anteriore, qui dove poggiano le ginocchia è più stretto ancora del BMW, e nella guida in piedi questo dà un bel beneficio. Da un punto di vista della posizione di guida, il fatto di avere il manubrio più basso l'ha resa sicuramente più dinamica. Si è più inseriti nella moto sulla Ducati rispetto al BMW si è un pochino più sopra la moto, qui si è più inseriti, vedete la sella anche maggiormente scavata. Rispetto alla versione vecchia, non chiaramente multistrada ma quella precedente, si può arretrare anche parecchio, però questa è una moto che si adatta, diciamo, a piloti non esageratamente alti, quindi per esempio chi è alto si troverà meglio lì. Quanto è alta la sella Gix? Questa qui ha 860 mm, mentre la BMW, non l'ho detto prima, è regolabile a 89 o 91 cm, quindi è una moto che a livello poi anche globale, come pesi e dimensioni, è molto importante, e se non si prende la sella bassa sappiate che quella standard già è parecchio alta. Qui avete, la sella non si può regolare, però c'è l'optional ad 880 o 840, quindi comunque potete regolarvi poi in base alle vostre necessità. Le pedane sono leggermente più avanzate rispetto a BMW. Complessivamente direi che da un punto di vista ergonomico molto buono, ma un pochino meno, diciamo, versatile dal punto di vista delle altezze dei piloti, quindi io dirò a questa moto do un voto 8. Preparatevi a voti alti in questa comparativa perché le moto costano davvero tanto, però stiamo parlando del massimo per quanto riguarda l'offerta Max Enduro a livello mondiale. Passiamo adesso al comfort, iniziamo da BMW perché le cose che interessano di più ai grandi viaggiatori sono sicuramente protezione dall'aria, vibrazioni e calore. Protezione dall'aria è ottima perché il parabrezza si regola in maniera davvero semplice e protegge benissimo sia la testa che le spalle, perché vedete che è molto largo e sagomato. Vibrazioni, si avverte qualcosa al manubrio, ma sono le classiche vibrazioni del boxer e non danno assolutamente fastidio. Dulcis in fondo, la cosa più importante quando si usa la moto d'estate è il calore del motore, che anche in questa versione, diciamo così, Euro 5 Ready, non dà assolutamente fastidio. Qualche lettore ha sottolineato il calore da parte dello scarico, però ragazzi, viaggiando vestiti da moto con stivali e abbigliamento protettivo, io vi devo dire che non ho avvertito assolutamente calore neanche in città. E voi direte, bravo, ci sono 10 gradi, se non meno, però in città quando sei in coda comunque i motori scaldano, vanno in temperatura anche parecchio, salgono le temperature. Abbiamo dato alla GS un bel 10 perché come comfort nella categoria Max Enduro è difficile fare di meglio. Direi che è imbattibile, Andrea, questa è più assimilabile quasi a una Gran Turismo addirittura, quindi dal punto di vista del comfort direi che proprio non si può pretendere nulla in più. Mentre invece il multistrada è un pochino più piccolo il parodinamico, soprattutto per quanto riguarda il cupolino, che anche questo è regolabile in altezza in maniera molto semplice e con una mano sola, però vedete è un pochino più stretto, quindi questo lascia scoperte le spalle, anche se la protezione del casco è veramente completa e totale. Rispetto al BMW qualche vibrazione in più si sente, non sono assolutamente elevate, però effettivamente intorno ai 5.000 giri, 5.500 alla sella qualche quota di vibrazione mai fastidiosa, ripeto, arriva. Per quanto riguarda le sospensioni, hanno un assorbimento molto buono in tutte le condizioni di terreno, quindi anche il comfort sospensioni è elevato. E il capitolo calore però effettivamente merita un po' di attenzione perché sappiamo bene come è fatta questa moto nelle sue varie versioni che abbiamo provata, e anche adesso che fa freddo, usandola in città con le code dei semafori è facile vedere il motore che arriva a 95 gradi, la temperatura di liquido raffreddamento chiaramente non del motore, scusatemi. Per cui questo vuol dire che in estate scalderà ancora abbastanza come per le versioni precedenti. Se non ci fosse questo direi che il voto sarebbe ancora più alto, ma complessivamente io mi sento di dare un 8 a questa moto perché da un punto di vista del comfort, a parte il capitolo calore, ripeto, è veramente molto buona. Sì, perché è inutile girarci attorno, i difetti ve li diciamo in maniera chiara e tonda, la multistrada d'estate quando sei in coda scalda ragazzi. Passiamo adesso a un'altra voce molto importante perché vi interessa tantissimo nei viaggi, voce passeggero. Ovviamente il passeggero siamo stati noi due, uno con l'altro, quindi passeggeri abbastanza corpulenti e alti, il peggior passeggero che possiate portare. Quindi Gix, partiamo dalla Ducati adesso. Com'è la posizione del passeggero di questa motorna italiana? È una buona condizione di viaggio se non ci fosse il confronto con la GS, perché quella è veramente una moto da Gran Turismo, Andrea, per cui qua ti trovi con le pedane un pochino più avanzate e più alte, con una sella che comunque è più stretta. È vero che è il vantaggio di avere delle maniglie d'appiglio molto buone per quanto riguarda la forma e il posizionamento, la sospensione posteriore lavora meglio rispetto al BMW per quanto riguarda il comfort del passeggero, però globalmente direi che lì si viaggia decisamente meglio. Partiamo dalla cosa negativa, se no BMW veramente diamo voti troppo alti, ma se li merita, è la regina di questo segmento. Oddio, diciamo che sì, queste maniglie sono un po' piccoline, d'accordo, poi come vi dicevo sono prima anche fredde quando fa di metallo. Vabbè, ma i guanti ce li abbiamo. Sono riscaldate? No, ai BMW, le maniglione non riscaldate, pecca, pensateci l'anno prossimo. Poi appunto sospensione che è un pochino più rigida rispetto a quel sullo sconnesso
rispetto alla sospensione Ducati, però l'ergonomia offerta dai pedane e selle è decisamente migliore, il dislivello delle selle è inferiore, quindi qua il passeggero sta meglio in compagnia del pilota, e la sella è più larga e più ampia, quindi comfort passeggero si merita un bel 9 e mentre Ducati diamo un 7. Benissimo Luca, già che sei qua passiamo all'altra voce, strumentazione e comandi. La strumentazione TFT adesso è di serie, non soltanto contro la Ducati ma in genere è il punto di riferimento del segmento e non solo. È molto chiara, si vede bene anche con la luce alle spalle e persino con la polvere in fuoristrada. Tra l'altro lo 0 tachimetrico è su sfondo nero, quindi è ben leggibile. Numeri molto grandi, barra del contagiri anch'essa chiarissima, e poi è molto facile entrare nei sottomenu per poter leggere tutte le informazioni del veicolo. Vedete temperatura dell'acqua del motore, chilometri di autonomia, voltaggio batteria, pressione delle gomme, c'è davvero tutto e si legge in maniera molto chiara. Quindi strumentazione semplicemente eccellente e finalmente di serie, mentre l'anno scorso pecca era optional. Blocchetti elettrici. Nei blocchetti si trova l'unica pecca che ho trovato su questa moto a livello proprio di comandi: non sono retroilluminati. La retroilluminazione è comoda quando si viaggia di notte, perché vedete che le moto di oggi di questo livello sono piene di tasti e al buio sarebbe comodo poterli vedere con l'illuminazione appunto che ci fa permettere di individuare le funzioni. Per il resto i blocchetti presentano ogni tasto, ogni funzione quasi il proprio tasto, quindi si usano molto bene. Qua giustamente Luca inquadra anche le manopole riscaldate, i riding mode che sono 4 sulla versione in prova, altrimenti di serie sono soltanto 2, ai BMW. Poi c'è il tasto della chiamata di emergenza che si attiva anche da sola in caso di caduta della moto. Per quanto riguarda la strumentazione e i blocchetti, la BMW si becca un bel 9, quindi voto quasi al massimo come per il comfort di prima. Non ha 10 soltanto perché i tasti sono tanti e di notte senza retroilluminazione non si vede benissimo. Mauri, ma io qua i tasti grossi ci vedo bene. Con la Ducati, domanda un po' cattivella, tu che non sei più di primo pelo, vedi tutte le informazioni? Adesso ci arriviamo, non anticipiamo le cose. A livello di comandi multistrada è messa veramente bene, abbiamo i comandi retroilluminati di disposizione estremamente razionale. Questa comando a slitta con terza posizione vi permette di entrare nei vari menu e sottomenu. Le leve sono entrambe radiali e con distanza dalla leva facilmente regolabili. I comandi a pedale, vedete, c'è il cambio con leva retrattile, mentre il comando del freno addirittura ha la posizione doppia per la guida in piedi oppure da seduto. Per quanto riguarda invece la strumentazione, caro Andrea, che questa è super completa, ma vedete effettivamente i numeri sono molto piccoli, per cui anche in questo caso tu puoi personalizzare la schermata in modi diversi a seconda dei riding mode, dei 4 riding mode che hai. Però è vero, sono tantissime le informazioni visualizzate, ma anche estremamente piccole. Non solo, qua abbiamo 5 pollici contro 6,5, quindi questo anche su una TFT rende le cose un po', anche contagiri, vedete, ha una dimensione più piccola, quindi questo la penalizza sinceramente, per cui ti dico io a livello di strumentazione e comandi do 8 alla Ducati. Parliamo invece delle finiture, perché adesso mentre chiacchieravi guardavo un po' in giro la multistrada, non è più come una volta, le moto italiane così. Qua le finiture, verniciature, tutto mi sembrano veramente elevate. Lo sono sia la qualità delle finiture ma anche la qualità dei materiali, perché abbiamo addirittura qui del materiale plastico rinforzato in fibra di vetro per quanto riguarda la vasca posteriore, gli inserti del telaio presso fusi, chiaramente sono le guance e copre il serbatoio in alluminio anodizzato, e quindi a livello proprio di finitura, hai ragione tu Andrea, non possiamo più differenziarci come capita una volta tra moto italiane e moto giapponesi. Qui siamo a un livello di finizione quindi molto voto? elevata. Beh, io un 9 qua lo darei. Il 9 lo diamo anche a lei perché la GS ha già raggiunto un livello qualitativo alto da anni e lo conferma anche in questa moto. Quindi abbiamo ad esempio l'alluminio del serbatoio spazzolato, è veramente pregevole da guardare anche al tatto. Il motore, in questo caso la verniciatura nera dei cilindri, grigia delle teste, e le finiture vedete anche con questa metallizzatura come sono curate, non si può veramente fare nessun appunto alla moto tedesca. Vi ricordo che sono presenti i cerchi a raggi tubeless su entrambe le moto, quindi prezzi importanti ma anche dotazione importante. Purtroppo qua non c'è più la pinza, cosa che ha deluso tanti motociclisti, tanti BMWisti. Non abbiamo più davanti le pinze della Brembo perché BMW ha scelto di passare al fornitore americano ICE. Questo per dei motivi che sono spiegato proprio agli ingegneri tedeschi, legati al rendimento nelle discese fatte a pieno carico, discese molto lunghe, tipo uno Stelvio fatto col passeggero e bagagli. Secondo BMW questo impianto ha un rendimento superiore a Brembo.
mentre vi ricordo che dietro c'è sempre la pinza della Brembo. L'equipaggiamento delle moto, legato ovviamente al prezzo. Possiamo partire da Ducati, sì. Così dai un altro voto alto alla multistrada. Beh sì, alto perché effettivamente la dotazione di serie qui è super sofisticata, super completa, mentre invece con BMW da prendere i pacchetti, attenzione, quindi questo va detto. Questo va detto. Quindi qua invece avete una moto di serie che ha tutto a livello di gestione elettronica del motore, quindi abbiamo i 4 riding mode, abbiamo le sospensioni semiattive di ultima generazione, quindi un sistema evoluto rispetto alle precedenti, abbiamo un cornering ABS estremamente raffinato perché la piattaforma inerziale qui lavora su 6 assi non più sui 5 precedenti, ci sono poi addirittura sensori sulle sospensioni, sulle masse non sospese e sospese, quindi questo aiuta ancora di più ad intervenire sull'ABS, ABS che può essere settato in 3 modi diversi. La trattatura di sospensioni, per dirti Andrea, arriva addirittura a 400 combinazioni, quindi hai una possibilità di controllo della moto e di personalizzazione estremamente elevata, perché ci sono chiaramente i parametri standard prefissati e poi si possono andare a modificare il piacimento. C'è anche in questo caso l'assistenza della partenza in salita, c'è il dispositivo anti-impennata regolabile, anche quello ed escludibile, c'è il controllo di trazione, anche questo regolabile e escludibile, quindi voglio dire abbiamo veramente tutti i pacchetti completi che ci possono essere a livello di dotazione elettronica e il cruise control di serie. Chiaramente il cruise control di serie, come dicevamo anche i comandi retroilluminati, c'è veramente di tutto quello che possiamo desiderare, abbiamo le pinze radiali Brembo, in questo caso monoblocco, un forcellone bibraccio di estrema cura, quindi direi che a questo punto la dotazione qua merita davvero un 10, caro Andrea. Dotazione legata al prezzo che è di? In questo caso 21.690 euro e già che parliamo di prezzo, 2 colorazioni, c'è questo rosso che vedi qui e la versione sabbia della vecchia Enduro Pro. E dopo il 10 della Ducati passiamo a un 7 stiracchiato della BMW che a livello di listino sembra più economica perché costa 19.650 euro, con una nota importante: è più conveniente dell'Adventure precedente senza il motore Shipcam, perché adesso troviamo di serie fari LED, Lead Start Control, strumentazione TFT. Però nei 19.650 euro manca ad esempio la colorazione Exclusive che comporta 500 euro in più e soprattutto mancano i pacchetti che sono presenti su questo esemplare. Perché vi dico ciò? Perché per portarsi a casa una GS degna di questo nome bisogna proprio mettere i pacchetti per avere ad esempio i 4 riding mode, che di serie non ci sarebbero, ne avremmo soltanto 2, per avere il cruise control, il cambio elettronico a salire e a scendere di marcia e soprattutto irrinunciabili su una moto di questo livello, le sospensioni elettroniche non semiattive come quelle della Ducati ma addirittura attive. Qual è la differenza? Che queste calcolano in automatico anche il precarico, quindi non dovete selezionare voi se guidate da soli col passeggero o coi bagagli, perché la moto riconosce attraverso i sensori il carico proprio a bordo. Quindi la moto a listino sembra più conveniente della multistrada, ma a conti fatti ci si avvicina con le borse e con tutti gli optional o quasi tutti quelli che vi ho detto ai 25.000 euro, quindi 7 non di più, perché l'equipaggiamento va rigorosamente poi arricchito con i vari pacchetti presentati da BMW nel configuratore. Gix, entriamo nel vivo, la parte più emozionante delle moto, parliamo di motore. Abbiamo 2 motori che sono sinonimi veramente di aziende, il Boxer e il Desmo. E il Desmo di 90 gradi, quindi abbiamo proprio i motori classici di questi 2 marchi. Io mi tolgo il cappello che non ho davanti a questo Boxer perché, come vi ho detto nelle prove già fatte pubblicate su moto.it su strada e in fuoristrada della GS normale e Adventure, questo motore raggiunge l'eccellenza come pienezza ai bassi, come regolarità di funzionamento, tasso di vibrazioni, calore bassissimo e adesso c'è anche un allungo molto importante. Quindi al nuovo Boxer, senza girarci troppo attorno, do un voto 10 e secondo me, caro Maurizio, il Boxer è oggi il punto di riferimento nella categoria Max Enduro perché è un motore davvero perfetto, anche grazie al funzionamento del cambio. Cambio molto dolce, molto preciso e assistito alla perfezione dalla parte elettronica, sia a scendere che a salire di marcia. Comunque Ducati non è lontana, se ho dato 10 al Boxer, tu al Desmo quanto dai? Da un voto altrettanto alto, vicino a quello, perché comunque ricordiamo che questo è il motore più potente che c'è in questa categoria, quindi dal punto di vista prestazionale qui non si scherza. È migliorato molto rispetto al motore precedente, quindi questo va anche detto. Dove paga qualcosina il nostro motore Ducati è nell'elasticità ai bassi regimi, che comunque è inferiore a quello di BMW, quindi è un pochino meno regolare, meno pastoso, qualche quota di vibrazione in più, il calore che comunque genera in più, quindi questo
il cambio che non è altrettanto veloce e preciso. Qui abbiamo il quick shift di serie up and down anche qui, come nel caso lì invece è un option, però complessivamente questo motore mi entusiasma dal punto di vista delle prestazioni, si prende un voto in meno di BMW, quindi un 9, che è comunque un voto molto alto. Però se parliamo di prestazioni pure si capovolge tutto. Assolutamente perché sì. Torniamo alla GS, prestazioni sono molto importanti, però ovviamente qua ballano oltre 20 cavalli di differenza, anche se poi vedremo su strada che non c'è tanta differenza poi reale, però prestazioni alla GS diamo 9. Possiamo anticipare GX che in ripresa poi le moto sono veramente vicine, perché addirittura la GS, se partiamo con i rapporti lunghi, quinta e sesta, dai 60 km/h, mette il suo caro becco davanti alla multistrada che si rifà poi col classico allungo desmodromico da motore sportivissimo quando le velocità diventano veramente alte. Detta fuori dai denti, la multistrada oltre i 160-170 si riporta davanti, però sappiate che tra i 60 e i 160 come doti di ripresa la GS fa valere i 143 Nm che sono veramente tanti. Prestazioni ho dato 9, tu quanto dai alla multistrada? E qua il 10 ci sta alla perfezione perché è un motore esagerato dal punto di vista della potenza e anche la coppia massima è molto molto alta, quindi direi che il 10 se lo merita alla grande. Finalmente andiamo a vedere come vanno nel misto, quindi spazio Lego Pro con la GS e la multistrada e poi torniamo qui in studio per i voti. Studio all'aperto, studio bellissimo. Vai con Lego Pro. Ragazzi, siamo in sella per la prova nel misto della GS 1250 Adventure. La posizione di guida ricalca quella dell'Adventure che probabilmente conoscete già in tanti, quindi c'è un'ergonomia molto enduristica perché non si è seduti dentro la moto ma sopra la moto, quindi c'è un ottimo controllo tipico delle maxi enduro stradali. Il manubrio è parecchio largo e anche abbastanza avanzato, cosa che potrebbe disturbare i piloti meno alti. Il serbatoio si avverte quando si guida da seduti che è piuttosto largo tra le ginocchia, mentre la GS standard in questa zona è parecchio più stretta, però vi anticipo che nella guida in piedi invece la moto è strettissima. Serbatoio largo che però dà tantissima protezione quando si guida al freddo, perché le gambe sono riparate come sono riparati anche i piedi dai 2 cilindri del motore boxer. Quindi ergonomia molto valida, comandi morbidissimi anche nel misto, il cambio quick shift funziona benissimo. Guardate, adesso scalo senza usare la frizione, sono in seconda e sentite la progressione a salire. È immediata, molto leggero il comando, anche il gas è veramente un burro, quindi la moto si guida bene e il grande protagonista è il nuovo motore ShiftCam con la fasatura variabile, perché ha una coppia esagerata in basso, 143 Nm sono davvero tanti. Guardate, se faccio un tornante addirittura in quinta a 1800 giri, 1500, vedete, borbotta un pochino senza strappi, ma guardate come mi porta via subito dalla curva, sono già a 100 all'ora in pochissimi metri. Rumore di scarico molto bello, questo motore è già in configurazione Euro 5, è un po' meno rumoroso della GS 1200 a livello di scarico, quella era ancora più cattiva, però non scherza. Guardate che progressione notevole. Questa versione è full optional, quindi dispone anche delle sospensioni attive che regolano molto bene il funzionamento e lo smorzamento idraulico. Adesso l'ho tenuta sul road perché Dynamic, a dirla tutta, è piuttosto rigido. Qua al penny c'è qualche buchetta di troppo e su Dynamic disturba un po' la guida perché la moto rimbalza. Ovviamente in frenata non c'è nessun affondamento perché abbiamo sempre il telelever e le nuove pinze ICE funzionano molto bene, sinceramente non c'è una differenza avvertibile rispetto alle Brembo precedenti. Adesso vi faccio anche vedere una frenata, accelero in seconda fino a 70 all'ora, 80 e guardate la frenata di questa moto molto pesante è immediata. Il motore boxer da 136 cavalli è l'assoluto protagonista della guida di questa nuova GS. Tanta schiena sotto e un allungo poi che è ancora più importante in alto. Vedete come la GS Adventure nasce per il turismo, anche un po' per il fuoristrada, ma poi sa anche avere un piglio molto molto sportivo e divertente. Promossa nel misto. Ed eccoci finalmente con la multistrada 1260 Enduro modello 2019. La posizione di guida è ancora più bella perché il manubrio che è stato abbassato di 30 mm rispetto a prima
dà un controllo migliore, più diretto, che si è più caricati sull'avantreno, quindi questo migliora il feeling nel misto dove siamo adesso. Allora, iniziamo dal motore, che è la vera novità di questa versione. Il passaggio alla cilindrata del 1260 ottenuto allungando la corsa e modificando la fasatura ha aumentato notevolmente la curva di coppia ai medi regimi. Tra i 4000 e i 6500 giri, vedete, sono proprio quelli tipici che si usano nelle strade extraurbane. C'è decisamente un tiro superiore alla versione precedente, che, se vi ricordate, aveva certo una bella coppia, ma comunque fletteva intorno ai 5000. Qua invece veramente il motore dà una bella spinta, e quindi, se qualche appunto dobbiamo fargli, il fatto che manca un pochino ancora di regolarità in basso, perché sicuramente per essere un bicilindrico Ducati, guardate, ha una buona elasticità, però vedete, fine 2005 comunque tende un pochino a strappare ancora. Quindi sopra i 3000 invece la erogazione ritorna ad essere perfettamente fluida. Questo motore, che adesso ha 158 cavalli, ma noi ne abbiamo misurati 157, quindi insomma potenza vera, è il più potente su questo genere di moto, quindi insomma già questo vi dice qual è la personalità di questa Ducati, personalità che ovviamente troviamo anche nelle caratteristiche dinamiche. Allora, qui adesso abbiamo innanzitutto la mappa Touring per quanto riguarda il motore, mentre la mappa potenza è in quella più alta, una power, per avere una risposta più immediata dell'acceleratore. La riduzione di escursione delle sospensioni da 200 a 185 mm è un'altra cosa che ha portato dei benefici nel misto, perché si riduce il beccheggio e anche la sensibilità sull'avantreno è migliorata, per cui vi trovate ad avere una moto che ha un temperamento nello stretto più sportivo di prima, che anzi ricorda molto di più la multistrada con la ruota 17, è veramente quasi non ve ne accorgete, per assurdo. Quindi, per essere una versione enduro, è stata orientata in direzione più stradale rispetto a prima. Le sospensioni semiattive Skyhook di Ducati sono state migliorate perché la piattaforma inerziale passa da 5 a 6 assi, ci sono dei sensori sul piedino forcella nella piattaforma inerziale e nella sospensione posteriore, che misurano in maniera molto attiva il comportamento dinamico della moto, e quindi intervengono in tempi estremamente rapidi e precisi. Vedete qua, ci sono delle belle buche, la forcella non ha nessun problema a passarci sopra. Quindi una taratura più precisa, che coppia in maniera più fedele e con un beccheggio ridotto. Questo già nella mappa Touring, peraltro. Per quanto riguarda la frenata, avete un attacco pronto, non prontissimo in termini super sportivi, ma stiamo parlando di una moto con orientamento anche fuoristradistico, ma una potenza estremamente buona, e anche in questo caso vedete l'intervento sull'affondamento della forcella è molto controllato. Chiaramente c'è il quick shift up and down di serie, può essere anche escluso se volete. Sentiamo un pochino come attacca, vedete, precisissimo. Quindi è veramente una moto che dà molto divertimento nello stretto, è una moto che ha avvicinato questa versione, la versione multistrada standard, per cui è più facile sicuramente su strada, ma senza aver perso, come vedrete poi in fuoristrada la proverà Andrea, delle caratteristiche molto di stabilità e di trazione anche in fuoristrada. Beh, adesso hai finito il giro, caro Andrea. Com'è andata e che voto dai alla nostra GS Adventure? Nel misto la GS è molto facile perché il motore boxer la rende maneggevole e poi ha tantissima spinta sotto, quindi voto alla GS, questa motona veramente grossa, 8. Qua invece Ducati la supera perché veramente nel misto è una moto esagerata, è diventata addirittura quasi più vicina alla multistrada standard che non alla vecchia enduro, quindi divertimento assoluto, grande precisione, grande maneggevolezza, ottima frenata, ottima controllo di sospensioni, 9 pieno. E anche i consumi sono molto vicini, perché il consumo medio reale del test sembra quasi copiato l'una dall'altra, però per quanto riguarda la GS è stato di 6,5 litri per 100 km. E pensate che la multistrada, stessi chilometri, stesso tester, ha consumato soltanto 6,6 litri per 100 km, quindi viste le prestazioni, i consumi ottimi e in tutti e due i casi davvero buoni. Però Gix, queste moto qua sono grosse, costose, ma alla fine uno potrebbe usarle anche in città. Le usa anche in città, certo. E come vanno in città? Una moto sportiva con un DNA quasi da superbike. Beh, innanzitutto questa ha il vantaggio che avendo questi 4 riding mode personalizzabili, tu metti la mappa urban e hai 100 cavalli, quindi una risposta del gas molto dolce. Le sospensioni si adattano, quindi si abbassano e diventano più morbide ancora nell'assorbimento. Quindi da questo punto di vista la moto sembra più leggera e più guidabile, molto più reattiva. Per cui multistrada se la cava molto bene in città, se non fosse appunto il problema del calore in estate.
E quindi che voto le dai? 7 per il problema del calore, se no un 8 ci starebbe. La GS, partiamo dal voto, si prende un 8 e non di più, perché il peso è veramente importante unito alla sella alta e a questi volumi che non la rendono maneggevolissima ovviamente. Dall'altra parte ha dei comandi molto morbidi, quindi si gioca con il gas, la frizione e i freni in maniera semplicissima. Il motore è regolarissimo, mettete la terza e sembra di guidare un maxi scooter, e poi il motore anche d'estate non scalda, quindi l'8 ci sta. E adesso cambiamo totalmente ambito e passiamo dalla città all'autostrada. Questa, come diceva Maurizio, è veramente un'astronave da viaggio, con una protezione aerodinamica esagerata grazie al cupolino, ma anche grazie al serbatoio molto grande che ripara le gambe. Non ci sono vibrazioni e c'è un motore che spinge tantissimo. Quindi in autostrada il voto direi che prende il massimo, anche per quanto riguarda la protezione del passeggero, e siamo come nel comfort a un bel 10 pieno per la BMW. Diciamo che in multistrada se la cava molto bene in autostrada alle alte velocità, perché comunque è una stabilità irreprensibile, un'ottima protezione dinamica anche se le spalle sono un pochino più scoperte. Io darei 9 a questa moto, se non fosse che di fianco c'è la GS Adventure, per cui a questo punto devo togliere un punto e do 8 nel confronto tra le due. Però ripeto, dal punto di vista autostradale il comfort è comunque molto elevato. Questa c'è scritto Adventure, quella c'è scritto Enduro. Vai Gix, fuori strada, poi torni qua e ci dai voti. Vai, che queste pesano troppo per i miei gusti, te le guidi tu, caro Andrea, in fuoristrada. Vabbè, allora togliamo le borse e andiamo senza borse, così in caso di una scivolatina. Caro perfetto, allora ti sei divertito di brutto, ho visto quando Sì, divertito, ma con attenzione, vedi, anche a parcheggiare ci vuole il sassetto. Ricordiamo a tutti che la GS è aumentata di 8 kg col motore nuovo già pronto Euro 5, e anche la Multi è salita e siamo a 268 kg per BMW, eccola qua, non cade, quindi 268 kg per la tedesca e 274 per la bolognese. E adesso passiamo a raccontarvi come vanno in fuoristrada dopo questo improbabile accento di Borgo Panigale. Discorso molto importante, gomme, perché a noi piace guidare queste moto con le gomme stradali. Il tassello mettetelo se proprio dovete fare un'avventura in fuoristrada particolare di pochi giorni, perché col tassello comunque rovinate totalmente l'equilibrio dinamico di queste moto, a meno che non sia un tassello molto orientato al fuoristrada, penso alle Karoo Street o alle Pirelli Scorpion Rally STR, altrimenti il tassello veramente le limita. In questo caso abbiamo le Scorpion Trail 2 della Pirelli sulla multistrada e le Bridgestone A41 sulla GS, quindi le ultime versioni di gomme dedicate a queste moto, e spero che l'abbiate visto, vanno bene anche sul brecciolino, abbiamo beccato anche un po' di fanghino oggi, sono gomme che vanno bene perché bisogna sempre considerare i pesi. Passiamo alle moto, vi dico subito che tutte e due prendono il 7, perché nella categoria Max Enduro la GS perde qualcosina rispetto al fantastico 8 che ho dato alla GS HP, che è molto più piccola, molto più aggressiva e si guida in maniera più facile in fuoristrada. Questa invece ha dimensioni molto importanti, quindi la limitano un po', però il 7 comunque è un voto positivo perché questo motore è eccezionale. Nelle ripartenze anche da bassa velocità basta dare un colpo di gas leggerissimo in prima senza neanche sfrizionare e la moto parte in derapata. C'è un controllo del motore fantastico, Maurizio, anche con i controlli disinseriti è veramente una moto eccezionale. Il limite arriva quando la velocità aumenta un pochino, perché il telelever, anche se nella versione Adventure ha le sospensioni con una corsa maggiorata, il telelever picchia un po', e qui è il vantaggio grosso della multistrada. Si guida bene in piedi anche lei, però ha perso qualcosina a livello dinamico rispetto alla Enduro precedente, che aveva la sella più alta e i riser più alti. Però secondo me Ducati ha fatto bene ad addolcirla, perché l'altra era quasi un enduro, una maxi enduro impegnativa, quasi professionale, con quote anche a livello ergonomico dedicate a piloti molto alti. Questa è molto più facile, però se siete alti di contro, passare dalla posizione seduta a quella in piedi è un po' più faticoso. Ha tanto raggio di sterzo, si guida molto bene in piedi anche lei, anche se ha una postura meno comoda rispetto alla GS. Il motore è meno pronto in basso rispetto a BMW, è molto dolce, quindi si gestisce bene, però non è così facile innescare la derapata per curvare ad esempio stretti o per gestire sugli sterrati, perché sotto c'è meno coppia rispetto alla BMW, mentre in alto la potenza arriva ed è veramente tanta. Quindi a livello di motore la mia preferenza va alla tedesca. A livello di sospensioni invece ho preferito nettamente la Ducati, perché ha una forcella che permette di impattare anche secchi sulle buche o sugli scalini e non sentite assolutamente niente. E anche
mono posteriore funziona molto bene. Quindi a pari merito 7, quella vince di motore, questa di sospensioni. Adesso finiamo la comparativa GX con i saluti ai nostri amici che ci seguono su moto.it. Prima però vi ricordo sempre una cosa, anche in fuoristrada ricordatevi le protezioni, il paraschiena e, come dice il nostro Nico, la prudenza sempre. Questo è tutto. Lascio a te la palla per i saluti finali. Beh ragazzi, noi speriamo che vi siate divertiti anche voi come noi oggi a girare questa bella prova comparativa. Naturalmente lo spazio per i commenti è qua sotto nel canale YouTube e anche su moto.it. Commentate che noi vi diamo sempre retta, ragazzi. E iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima! Alla prossima! Bravo GX!